Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in Italian. If you want you can find the English subtitles in the video settings clicking on the gear. Video in italiano, sottotitoli in inglese nelle impostazioni del video. Sapete che sono un appassionato di tecnologia, che i miei video riguardano un po' tanti argomenti diversi, di contesti diversi, delle cose che mi piacciono e che ho un background tecnico, quindi non potevo non parlarvi di questi nuovi fantastici televisori, perché utilizzano una tecnologia nuova e molto interessante, che secondo me è il top che potete trovare attualmente nei negozi di elettronica. Parlo della tecnologia OLED, in particolare LG, applicata ai televisori. Non ci sono molti video in italiano su YouTube sull'OLED, così ho voluto parlarvene io. Io sto filmando con il cellulare, non in 4K, e non mi mette sempre bene a fuoco e non c'è una bella luce qui dentro. Chiaramente facendo un video in 4K in condizioni di luce migliori, il video si vedrebbe molto meglio e sarebbe più vicino a quello che vedreste dal vivo qui davanti al televisore. Anzitutto, se voleste acquistare questo televisore vi do il link per trovarlo ad ottimo prezzo su Amazon, trovate tutto in descrizione. Di questo modello di TV del video c'è anche una versione 65 pollici se proprio volete esagerare, oppure stesso modello ma con lo schermo piatto anziché curvo, o una versione più economica che però non ha il 3D. Chiaramente mentre passa il tempo usciranno nuovi modelli e si abbasseranno i prezzi. Il motivo principale per cui non posso non parlarvi di questo televisore bomba della LG è che secondo me con la tecnologia OLED è iniziata qui una rivoluzione per le TV veramente, specie perché è abbinata al già rivoluzionario HDR, High Dynamic Range. Infatti, come vediamo riportato anche sulla scatola TV, c'è scritto Beyond LED. The Era of OLED TV Begins, e sul sito dell'LG c'è scritto che nessun confronto è possibile, e vi assicuro che non è marketing, è proprio così. Un televisore di questo tipo verrà sfruttato appieno tra qualche anno. In Italia non è molto che sono iniziate a circolare le trasmissioni in 4K, cioè in Ultra HD, e i primi lettori Blu-ray in 4K nativi, ad esempio penso alle partite di Euro 2016. Mentre i lettori che fanno l'upscaling dei normali Blu-ray già ci sono da tempo. Netflix e YouTube inoltre supportano lo streaming 4K, anche se credo che siano sempre un po' compressi. Certo è che serve una connessione internet molto veloce. Sono in arrivo anche versioni Xbox One e PS4 che fanno l'upscaling 4K ad esempio. Quindi un televisore così ha ancora tutto da sfruttare ed è già predisposto per quello che sarà il top nell'immediato futuro. Questo TV LG è sicuramente il top ora, non solo perché è uno schermo con risoluzione 4K, perché ha l'HDR come altri brand, ma perché in più è OLED, caratteristica unica di LG, è un brevetto LG ed inoltre è anche curvo e 3D. Ed è comodissimo da comandare col telecomando Magic Remote di LG. Altri telecomandi non sono così comodi, perché questo è insieme un telecomando, un puntatore e un mouse. Secondo me questo televisore resterà il top per un bel po', perché i competitor sono molto indietro rispetto alla qualità offerta dall'OLED di LG oggi. Vi assicuro che vedere un film su un televisore così, già con un Blu-ray normale a 1080p, è uno spettacolo. Figuriamoci con un lettore e un disco 4K nativi. Nella confezione troviamo il telecomando Magic Remote con la rotellina, che come vi dicevo è comodissimo perché è un mouse puntatore, diversamente dagli altri telecomandi con cui bisogna muoversi con le freccette. Solo quello costa separatamente una 45 di euro e ha anche i comandi vocali. Ci sono due paia di occhiali 3D passivi, quindi non c'è bisogno di mettere le batterie all'interno, funzionano con i filtri polarizzanti. Ci sono i cavi di video composito, cavo RGB, adattatore per la SCART, anche se usare la SCART con questo TV 4K è un insulto alla qualità video. La TV è molto leggera e sottile, come potete vedere. Nel posteriore bianco vediamo che abbiamo ingresso PCMCIA, uscita analogica per le cuffie, 3 USB di cui una 3.0, 3 HDMI 4K 60 Hz, accertatevi che il cavo HDMI che usate sia 4K e non uno normale. C'è ingresso per antenna normale e uno per la satellitare, il protocollo è già DVB-T2, compatibili quindi con TV SAT e S2.
C'è uscita audio digitale, l'audio può uscire anche wireless ma è compatibile solo con le soundbar LG, ingresso component, uscita RGB, la vecchia SCART e l'ingresso LAN. C'è anche il wifi. La base d'appoggio si monta in modo molto semplice con 4 viti, il televisore è leggerissimo e bellissimo nel design, il pannello non ha quasi bordi ed è molto sottile, soprattutto nella parte alta della TV, sarà letteralmente mezzo centimetro, mentre nella parte sotto si ingrossa per contenere elettronica e cablaggi, ma nel complesso è sicuramente una TV molto sottile, che ovviamente è possibile appendere a muro. I comandi fisici sulla TV sono sotto, ma non li si useranno mai in quanto il telecomando è molto comodo. Sotto al TV c'è un bellissimo LED di stato riportante il logo LG che è regolabile nell'intensità luminosa o che è possibile anche spegnere quando in stand-by dal menu. Gli altoparlanti sono nascosti ed hanno la firma di Harman Kardon. La differenza più grande tra tecnologia LCD retroilluminata e l'OLED è che l'OLED emette luce propria e quando i pixel sono neri sono assolutamente neri perché sono proprio spenti, quindi permettono un contrasto infinito. OLED è l'acronimo di Organic Light Emitting Diode, ovvero diodo organico a emissione di luce. Organico perché il materiale usato ha una struttura costituita prevalentemente da carbonio, da cui il nome di LED organico. Questa tecnologia, brevettata da LG, permette di realizzare display che hanno capacità di emettere luce propria, mentre i display di TV ormai più tradizionali hanno bisogno di essere retroilluminati, e quindi i display OLED non richiedono componenti aggiuntivi per essere illuminati, cioè producono appunto luce propria, e ciò permette di realizzare display molto più sottili, addirittura pieghevoli, e che richiedono minori quantità di energia. Per la tecnologia con cui sono costruiti, i LED tradizionali hanno sempre un po' di alimentazione, mentre se un pixel OLED è spento dà un nero assolutamente nero. Un nero con retroilluminazione non sarà mai nero al 100%, perché c'è sempre un po' di corrente che ci passa. Ciò dà una profondità e un realismo incredibile all'immagine, permette di ottenere un contrasto appunto praticamente infinito e dei colori perfetti. A causa della natura del materiale organico, i display OLED conducono corrente solo in una direzione, comportandosi analogamente appunto a un diodo, ed è da qui che viene il nome, perché il diodo fa passare la corrente solo in una direzione. Senza entrare nei dettagli ingegneristici, diciamo che l'elemento luminoso OLED del pixel OLED ha sotto lo strato protettivo 3 strati sovrapposti che danno i 3 colori primari con cui si ottengono, con opportuna alimentazione, tutti gli altri colori, cambiando l'intensità della luce emessa da questi elementi. Lo spessore è comunque molto ridotto e infatti i pannelli di questi televisori sono sottilissimi. Ci sono varie varianti di questa tecnologia, ad esempio l'AMOLED, che è usata negli schermi di molti smartphone. I principali vantaggi dell'OLED sono la leggerezza e la flessibilità, l'ampio angolo di visione, l'ottimo contrasto, la brillantezza dei colori, il tempo di risposta e l'alta efficienza energetica. Gli svantaggi sono ancora nel costo, che è comunque sceso molto e scenderà ancora, e nella durata operativa rispetto ai LED tradizionali, ma rispetto ai tempi di vita di una TV, che non è che sta accesa 24 ore su 24, non si raggiungono. Cioè, qualcuno sostiene che la tecnologia OLED è meno affidabile nel lungo periodo di quella tradizionale, cosa che per carità è vera, però comunque una televisione OLED si guasterebbe dopo un numero d'ore veramente comunque grande, che è sicuramente maggiore del tempo di vita della televisione in media, molto maggiore, perché uno non è che tiene la televisione accesa 24 ore su 24, quindi questo che sia uno svantaggio secondo me è limitato. L'HDR invece è la gamma dinamica ampia usata per rappresentare i colori molto più vicino a quella che vede l'occhio umano. L'HDR appunto High Dynamic Range consente cioè di distinguere meglio colori più chiari da colori più scuri, in breve perché i colori sono stati catturati con un numero di bit maggiore alla fonte e quindi abbiamo una dinamica dei colori e delle sfumature apprezzabili più ampia. File HDR hanno una larghezza di banda molto ampia e il TV deve processare una mole di dati amplissima. Se il televisore non supporta gli HDR, ovviamente non potete vedere questo tipo di formato a qualità incredibile.
Con questo TV è facilissimo fare tutte le regolazioni dell'immagine, tarando colori e luminosità in base a se si sta giocando con un videogame, se si vede un film, lo sport, eccetera. Si può anche mettere in modalità automatica. Lo scaler invece forse poteva essere meglio, perché davvero non è una TV per guardare segnali TV BT2 a definizione standard, si vede mostruosamente la qualità dell'immagine più bassa. È bene andare su quella definizione con questo TV. Si rimane stupefatti con sorgenti 4K HDR, invece con formati di scarsa qualità si vede male. Comunque con canali non troppo compressi viene riprodotto molto bene, tipo ad esempio Sky o quelli in HD. Parlando più nello specifico di questo modello, per quanto riguarda la navigazione tra le funzionalità, cioè la parte Smart TV, questa è affidata alla piattaforma WebOS 2.0. Con il tasto Home compare la barra delle applicazioni e sorgenti disponibili. Con il tasto Impostazioni compaiono sulla destra l'elenco delle impostazioni principali. Vedendo le impostazioni più utili ci sono i profili immagini e audio, ma anche le avanzate. Molto semplice e intuitiva l'interfaccia, su cui si naviga molto facilmente con il telecomando Magic Remote. Ci sono anche le funzioni vocali, anche se ancora sono abbastanza scomode secondo me. Facile passare da una funzione all'altra, anche se i tempi di avvio non sono quelli di un'app sul cellulare. Le app che davvero servono ci sono tutte, tra cui YouTube, Netflix, Infinity, Rai e Mediaset, Cili. Quindi in pratica con una buona connessione internet potete vedere contenuti in streaming direttamente sulla TV, ad esempio con Netflix, e in qualità, se ve la supporta la connessione, anche 4K. È semplice collegare un hard disk, chiavette, smartphone con Miracast. Si può anche condividere lo schermo dello smartphone e proiettare tutto quello che si ha sullo schermo del cellulare sullo schermo della TV in modo molto semplice. Ci sono tantissimi ingressi, tra cui 3 USB, però solo una è 3.0. Qui ci sono tutte le applicazioni. Un difetto che ho trovato è che non riesco a tenere memorizzata la password della rete internet per non reimmetterla ogni volta. Spero si possa risolvere, cioè che io ancora non ho trovato il modo di memorizzarla. Inoltre sarebbe meglio abbinare una tastiera Bluetooth per metterci meno a scrivere un indirizzo internet o altro. Se andiamo sull'antenna vediamo come l'immagine sia molto peggiore, a qualità più bassa, con un segnale di qualità più bassa, perché la TV si deve inventare molti pixel partendo da uno di un'immagine in bassa qualità e fa fatica. Questa è una TV per guardare formati ad alta definizione. Molto meglio se andiamo appunto su un canale HD. Chiaramente il meglio di sé questa TV lo dà con un ingresso 4K. Quindi le cose non possono che migliorare ulteriormente nel tempo, solo nel tempo ce la sfrutteremo di più questa televisione. La qualità è comunque già incredibile con giochi di console o con Blu-ray, come avevo detto. Ogni tanto compare il pulsante rosso in basso a sinistra che consente di registrare. Sulla destra sotto l'elenco canali troviamo le registrazioni. In Smart Share ci trovate tutti i dispositivi collegati. Per quanto riguarda l'audio è Ultra Surround ed è buono, meglio che in altre TV piatte di questo tipo, però va abbinata a un sistema audio esterno. È meglio regolare l'audio in base a se è un film, un gioco o altro, oppure è meglio mettere la regolazione automatica. Ovviamente però altoparlanti dal diametro limitato appunto non possono fare miracoli, soprattutto sui bassi, e non sarà mai come avere un impianto Dolby Surround con un bel sub. Infatti secondo me andrebbe assolutamente abbinato un televisore del genere a un ottimo impianto Dolby Surround 5.1 o più. Io per problemi di spazio l'ho abbinato a un 2.1 LG con connessione tramite cavo ottico. Se volete vi lascio il link in descrizione per questo sistema e il risultato è più che apprezzabile. Comunque anche alzando il volume al massimo i bassi non distorcono, si sente che c'è proprio una equalizzazione fatta dalla TV. Gli alti sono sempre puliti, per l'uso quotidiano l'audio è assolutamente ottimo comunque, però resta il fatto che un TV di questa qualità è bene abbinarlo con un'uscita ottica ad un impianto esterno adeguato. Per l'uso quotidiano comunque l'audio nativo va più che bene.
c'è un browser web e si può vedere lo schermo del cellulare sullo schermo della TV molto semplicemente. La condivisione è molto semplice. Qui vedete la condivisione con Smart View. Puoi inviare dallo smartphone foto o video, ad esempio sul TV. Potete anche collegare delle tastiere. Qui invece con Miracast, dove potete vedere direttamente tutto lo schermo del cellulare sul televisore. Potete anche controllarlo col cellulare questo televisore. Ci sarebbero varie altre cose da dire, ma vi ho detto praticamente le principali. Aspettando magari che si abbassino i prezzi, se lo volete prendere, questi TV OLED sono assolutamente per ora il top. Ho visto che se la concorrenza non cambia la tecnologia, secondo me è difficile che raggiunga un risultato come quello dell'OLED. Ci si stanno avvicinando. Ho visto una serie UH, forse qualcosa della Samsung, con anche molta parte software per avvicinarsi a questi OLED, però certo costano meno, sono bellissimi anche quelli, però questo, l'OLED LG, per me ora è la tecnologia assolutamente da battere. Thanks for watching, al prossimo video, ciao!